Ciao gin lovers e anche vermouth lovers, perché sono qui sui campi dell'azienda agricola Chez Moonshine in distilleria. Io sono Pier Cesare, il master distiller di voi altri, e oggi parleremo di come si fa il vermouth. Ma prima di andare, mettete un like a questo video, così avete la possibilità di far conoscere il vermouth della liquoristica italiana anche a altri appassionati, e non costa niente. Se volete vedere i nostri prodotti, fra cui London che produciamo per noi e le ricette anche che abbiamo fatto per gli altri, e anche il nostro vermouth e il nostro amaro, li trovate sul sito chegin.it, in cui trovate anche le erbe aromatiche. Ma per quello, se volete le erbe aromatiche che coltiviamo qui sui campi dell'azienda agricola Chez Moonshine, potete scriverci un'email e noi vi mandiamo il listino. Ma non solo. Questa è una delle 2 puntate che faremo sulla parte delle infusioni, quindi per il corso che facciamo, oltre a quello sulla distillazione di London Gin, o comunque sulla distillazione, l'aromatizzazione di un alcol attraverso un alambicco, e con cui si può fare il London, ma vedremo, si può fare anche una vodka. Io sto facendo un progetto per un mio cliente di una vodka straordinaria, sempre fatta con le nostre erbe aromatiche. Ma il secondo corso che noi facciamo sempre qui nel nostro laboratorio è quello delle infusioni, e proprio su questo, e grazie anche all'ultimo corso che ho fatto con dei miei allievi, mi sono appassionato ad andare a studiare qualcosa di particolare sul vermouth che andremo a vedere. E non solo, in futuro, dopo il video sul vermouth e quello che farò sull'amaro, prepareremo una box come quella che abbiamo preparato per il gin, con all'interno sia una ricetta di un vermouth, sia una ricetta di un amaro, e ci sarà anche una ricetta dello sciroppo che facciamo, che fa Eva, per colorare il nostro vermouth surus con i petali di rosa, che può essere utilizzato anche per colorare o inserire magari dei fiori delicati all'interno quindi del nostro vermouth. Ci sarà quindi una box che sarà dedicata in questo caso a infusioni sia per l'amaro e per il vermouth, con tutte le erbe aromatiche, 2 ricette e i metodi più interessanti di produzione. Quindi, se siete appassionati di vermouth, partiamo intanto dalla storia del vermouth, o comunque da un piccolo recap su cos'è il vermouth. Quindi il vermouth è un prodotto liquoristico. Io dico che comunque è della famiglia delle infusioni, quindi degli amari, in cui viene aromatizzato un vino fortificato, quindi utilizzando anche una parte di alcol, ma in realtà si potrebbero utilizzare anche dei vini già alcolici. Ma nella tradizione della nascita del vermouth si usava fortificarlo con una parte di alcol, questo per svariati motivi, per motivi di trasporto, in epoche dove le strade non erano molto belle, e soprattutto perché all'inizio si utilizzava questo vino un po' come si utilizza l'amaro, come nella farmaceutica, per trasportare quelli che erano i principi attivi di una pianta che era l'assenzio romano, che ha funzioni stomatiche e digestive. Quindi per renderlo più stabile, per stabilizzarlo, per renderlo un po' più forte come parte alcolica, essendo magari un vino di seconda scelta, si utilizzava fortificarlo con un alcol dove all'interno erano state fatte delle infusioni di erbe aromatiche. Erbe aromatiche che nella tradizione della liquoristica, in questo caso il vermouth, nasce come nome, diciamo, dalla liquoristica tedesca o della farmaceutica tedesca, dove si utilizzavano questi vini, diciamo, amaricanti, e il vermouth era il nome dell'assenzio. In pratica l'assenzio, che è un vermifugo, veniva chiamato in questo modo. Ma poi, attraverso quindi la tradizione di Torino, dove è, diciamo, il Piemonte, dove c'è una coltivazione comunque dell'assenzio romano. Naturalmente il Piemonte si trovava in una situazione di scambio con l'estero molto importante, perché era vicino alla Svizzera, comunque vicino alla Germania, e quindi poteva anche conoscere questi prodotti che venivano fatti. Nelle case dei piemontesi si comincia a utilizzare questi vini amaricati, diciamo, con l'assenzio, e fortificati proprio come digestivi. E si utilizzavano vari metodi di produzione, sia con infusione delle erbe aromatiche, erbe che all'inizio erano erbe del luogo, che si potevano trovare lì nelle zone, poi con, diciamo, la nascita, quelli dei commerci, delle spezie, quindi dall'Oriente, si è cominciato a utilizzare anche all'interno del vermouth spezie che non erano coltivate nella zona o che non erano nostre. Ma comunque i primi vermouth erano fatti in casa, oppure erano utilizzati, ripeto, come nella farmaceutica, come
vino digestivo o come diciamo disinfettante intestinale grazie all'assenzio. Solo diciamo con l'avvento poi della liquoristica e quindi del passaggio da un prodotto farmaceutico voluttuario, e in questo caso si identifica come il primo diciamo produttore di un vermouth a livello diciamo commerciale, industriale, nella persona di Cocchi Vermouth, che tutt'oggi esiste. Cocchi ebbe l'idea soprattutto di dolcificare questi vini che erano molto amari e quindi era difficile da bere, quindi trasportare un prodotto dalla farmaceutica al consumo voluttuario, quindi nei bar di Torino, anche utilizzando vini più pregiati, quindi non più solo quei vini che servivano solamente per fare la base alcolica e conservare i principi attivi delle erbe aromatiche, ma dei vini della zona più interessanti, come poteva essere il Moscato, un vino comunque ottimo che veniva utilizzato, che viene fatto in Piemonte, ma non solo, poi ci sono anche altri vini che possono essere utilizzati, per esempio come il Trebbiano. Comunque vini di una qualità superiore, come dice il nostro bravo Fulvio Piccinino nel libro Il Vermouth di Torino, un buon vermouth non può prescindere da un buon vino. Quindi questa trasposizione di qualità, quindi lo zucchero per amalgamare le erbe aromatiche, l'alcol e il vino insieme, e l'uso quindi di vini migliori, ha trasformato il vermouth a Torino in un vero prodotto di utilizzo quotidiano. Tanto è vero che era nata l'ora del vermouth. Ma veniamo a noi, quindi dopo questa piccola diciamo digressione storica, vediamo quali sono le tipologie di vermouth. Abbiamo quindi vermouth rossi, bianchi e rosé. Oggi il rosé non si trova più tanto, ma comunque c'è ancora, soprattutto qui in Italia noi abbiamo molto il vermouth rosso, e naturalmente con il nuovo disciplinare del vermouth di Torino, quindi vermouth rossi, bianchi e rosé in questo caso, che avevano una dolcificazione di 130 grammi minimo di zucchero a litro. Questi potevano essere anche colorati con il caramello per dare quel colore tipico brunito, oppure, che è l'unica parte, diciamo, perché nel vermouth sono messi solo aromi naturali, con il colorante E150. Aromi naturali tranne la vanillina, che è stata messa a disciplinare perché in periodi storici la vaniglia, difficile da trovare in commercio, era diventato un problema sia per il costo sia per la reperibilità. Allora l'unica parte, diciamo, aroma non naturale che si può mettere nel vermouth è la vanillina. Poi abbiamo il vermouth dry, che devono avere non più di 50 grammi a litro di zucchero, e gli extra dry che non possono avere più di 30 grammi a litro di zucchero. Quindi in questa macro categoria, quindi dei vermouth, delle tipologie, abbiamo poi il fatto che il vermouth deve avere un 75% di vino e che può avere un grado alcolico dai 14,5 ai 22 gradi. Nel vermouth di Torino invece, per disciplinare, oltre al fatto di utilizzare le botaniche del territorio, solamente i vini italiani, era anche quella di avere un valore alcolico minimo di 14 gradi. Di 16 gradi, scusate, ho fatto un errore. Quindi queste sono le tipologie del vermouth e il suo disciplinare. Ma ora vediamo quali che possono essere i metodi di produzione. Qui il discorso è ampio perché di metodi di produzione del vermouth ce ne sono tanti. Io cercherò di spiegarveli tutti e di farvi vedere qui come metterli in pratica per fare i vostri esperimenti di vermouth a casa. Intanto noi qui nella zona non abbiamo trebbiani come vini tipici, ma ho deciso di fare un esperimento di vermouth utilizzando un nostro vino tipico piacentino, che è l'Ortrugo. L'Ortrugo è un vino delicato, ma leggermente erbaceo e fruttato. In questo caso un vino fermo perché noi abbiamo una grossa tradizione di vini frizzanti, e secondo me è quello più vicino a quelli che sono i profili aromatici di un trebbiano, che veniva utilizzato tipicamente all'interno dei vermouth, e soprattutto perché oggi andremo a fare un vermouth dry, quindi non diciamo il vermouth dolce, ma un vermouth con 50 grammi di zucchero, che poi sarà zucchero miele, vedremo. Quindi ho deciso di utilizzare questo vino del territorio. Un vino che a me piace molto, con un suo carattere, ma che secondo me si adatta tantissimo per l'infusione e la fortificazione con erbe aromatiche. In più
È un vino con 11 gradi e quindi mi permette anche di andare a lavorare nelle infusioni che andrò a fare per andarlo a fortificare con una quantità di alcol che mi permette anche di metterci dentro un certo numero di botaniche, perché voglio fare una cosa abbastanza complessa. Vediamo come si produce il vermouth. In questo caso noi partiremo da un alcol buon gusto a 96 volumi alcolici che potete trovare all'interno dei supermercati e andremo a fortificare il nostro vino da 11 volumi alcolici con 4 CL, in questo caso di alcol, con un'infusione concentrata delle nostre erbe aromatiche. Quindi porteremo il vino, in questo caso, intorno ai 16 gradi e andremo ad americarlo e a aromatizzarlo. Poi successivamente faremo quello che è la dolcificazione con il nostro sciroppo con cui va estratto il colore delle rose, ma che può essere utilizzato per estrarre il colore magari anche dello zafferano che abbiamo qui, se vogliamo fare un vermouth in questo caso bianco, ma dargli un colore oro, quello zafferano, oppure potremmo anche utilizzarlo sempre questo sciroppo, per creare una dolcificazione aromatizzata, per esempio con un tè, e in questo caso è un tè Lapsang, quindi un tè leggermente affumicato. Quindi mettiamo i nostri 4 CL, in questo caso di alcol all'interno del nostro becker. Possiamo anche fare 5, nel senso sono 70 CL, ma abbiamo visto che il vermouth può arrivare fino a 22, ma diciamo che poi diventa un vermouth bello costoso. E quindi cominciamo a mettere le botaniche in infusione nel nostro alcol 96 volumi alcolici. Quindi partiremo intanto da mettere in infusione quelle che sono le botaniche che ci staranno più giorni, perché hanno una fibra più resistente. In questo caso sono botaniche che noi metteremo in infusione per 3-4 giorni, ok? E sono quelli che sono i rizomi e quelli che sono, per esempio, i semi. Rizomi come potrebbe essere l'iris. In questo caso mettiamo un cucchiaino, ok? L'iris ha la funzione, essendo anche un'erba aromatica, una botanica che viene utilizzata in profumeria, ha anche la funzione di fissare i sapori, quindi di prolungare in bocca quelli che sono il gusto del nostro prodotto liquoristico. Poi mettiamo l'angelica, anche in questo caso la radice d'angelica mettiamo un cucchiaino scarso, successivamente mettiamo anche il coriandolo. Il coriandolo ha questo sapore speziato ed agrumato, soprattutto i semi, mentre le piante hanno la brutta, diciamo, nomea di sapere di cimice. E poi mettiamo anche il calamo aromatico. Il calamo aromatico è una pianta palustre che viene utilizzato, che ha comunque un sapore leggermente tendente all'agrumato, al limone, e che nasce nei nostri laghi, nei nostri canali, ma l'avete visto spesso perché fa quegli spadoni marroni. Quindi queste sono le botaniche che hanno una fibra molto resistente. Fra queste, oltre ai rizomi, i semi, potrebbero esserci anche le cortecce, quindi se fate un vermouth più dolce e volete mettere anche qualche non so, chiodi di garofano, oppure cannella, macis, eccetera, eccetera, potete, naturalmente sempre state attenti che alcune di queste botaniche sono tossiche, quindi andateci leggero, sempre per quanto riguarda il nostro 70 CL, 80 CL di vino, controllate sempre di mettercene un cucchiaino scarso. Quindi queste botaniche stanno in fusione 3-4 giorni, a seconda di quello che preferite, se preferite sentire la parte, diciamo, amaricante, perché alcune di queste rizomi sono anche amaricanti.
Naturalmente state attenti magari con rabarbaro che hanno profili aromatici molto forti, la genziana è già un altro amaricante, ma non è della tradizione del vermouth. I prodotti con la genziana erano quelli che sono più rivolti verso i bitter, più che i vermouth, quindi vediamo Campari, Aperol, oppure l'americano, che era un vino fortificato, adesso è un cocktail, ma una volta è un vino fortificato, ma con la genzianella o la genziana. Quindi, dopo che sono passati quindi 2 giorni, possiamo inserire, quindi, se vogliamo fare un'infusione di 4 giorni, quelle che sono le botaniche molto ricche di oli essenziali, per esempio come gli agrumi. In questo caso un agrume molto interessante potrebbe essere l'arancio amaro, che viene utilizzato molto in liquoristiche all'interno dei bitter, o quelle che sono quelle altre botaniche, diciamo, resistenti, per esempio come può essere l'abrotano. L'abrotano fa della famiglia delle assenzi, delle artemisie, è un'artemisia dolce, molto profumata, che ha questo profumo, diciamo, agrumato e erbaceo. In questo caso ne basta un piccolo ciuffo, ma, ripeto, nella nostra box ci saranno tutte le quantità che si possono utilizzare, e lui nella storia della liquoristica era tradizione utilizzarlo come protagonista all'interno dell'amaro alpestre. Sempre quindi nelle ultime 48 ore di infusione possiamo anche inserire, oltre agli agrumi, per esempio i tannaceti. Tannaceto, questo è il tannaceto crispo, che ha un profumo dolce che ricorda quasi la fava di tonka o qualcosa, diciamo, come le mandorle amare. Anche questo ne mettiamo una sommità di fiori, ma si possono usare anche le foglie, e lo metteremo comunque all'interno della nostra box. Possiamo mettere anche la melissa, e anche qui ne mettiamo un cucchiaino, ok? Facciamo ricoprire bene le erbe aromatiche dall'alcol e le terremo ancora per 48 ore. Quindi adesso sono passati i nostri, diciamo, 2 giorni con i rizomi, 1 giorno, 2 giorni che staranno in infusione poi le erbe aromatiche con gli agrumi, quindi ricche di oli essenziali, e l'ultimo giorno dei nostri 4 metteremo i principi amaricanti, in questo caso l'assenzio romano. Quindi ne basta proprio una piccola sommità, perché si usano sommità fiorite, e se vogliamo, oltre all'assenzio romano, possiamo mettere anche l'assenzio gentile. Tutte e 2 le metteremo nella box. Poi, se è troppo ammaricato con l'assenzio romano, potete fare anche il vermouth utilizzando le radici e l'assenzio gentile. Ma l'assenzio romano comunque è tipico del vermouth, quindi il vermouth nasce proprio da questa pianta, che era una pianta che aveva queste funzioni stomatiche, ma serviva anche per disinfettare quello che era l'intestino. Quindi questa è la nostra infusione, che starà ancora con queste parti, diciamo, abbiamo visto, ci mettiamo anche la melissa, ok? Insieme quindi ai principi amaricanti ci sta ancora un po' di melissa. Questo starà, diciamo, i principi amaricanti staranno in infusione ancora 24 ore. Alla fine delle 24 ore, in questo caso, andremo a mettere quelle botaniche che sono più delicate e che si brucierebbero con i 96 volumi alcolici della nostra infusione, e per far sì quindi che questa, diciamo, per abbassare il grado alcolico del nostro alcol con le erbe aromatiche, utilizziamo in questo caso una parte di vino. Quindi mettiamo altre 5 celle di vino, portiamo quindi il volume alcolico a 48 volumi alcolici, quindi fra i 45 e i 50, e in questo caso possiamo mettere in infusione quelle botaniche più delicate che si rovinerebbero con un grado alcolico alto, che sono il ginepro. Il ginepro non ama, diciamo, più che altro il ginepro ha una parte amara all'interno che, se estratta, quindi la passa al nostro infuso, e
è meglio, diciamo, non estrarlo molto forte, quindi un alto volume alcolico, perché altrimenti ci darebbe questo amaro un po' fastidioso. Quindi il ginepro, come abbiamo visto, non è propriamente delicato, ma ha questa parte centrale amara che darebbe fastidio all'interno del nostro infuso. Quindi lo andiamo ad estrarre a 45 volumi alcolici, 50, quindi abbiamo tagliato con il vino, perché non aggiungiamo l'acqua, perché comunque il vermouth deve essere 75% di vino, e aggiungendo l'acqua poi non abbiamo più il controllo del volume alcolico che siamo andati a modificare mettendo l'alcol. Poi possiamo mettere anche dei fiori, possiamo mettere per esempio anche la lavanda. In infusione in questo caso li terremo altre 24 ore, e possiamo mettere un po' di lavanda, un terzo di cucchiaino, possiamo mettere dei fiori di gelsomino, un cucchiaino di fiori di gelsomino, possiamo mettere dei fiori di arancio amaro, oppure dei fiori di fico d'India che ha portato un mio corsista. Mettere anche il nostro tè affumicato, se non vogliamo metterlo all'interno della nostra preparazione per estrarre dello sciroppo, diciamo, che abbiamo utilizzato per estrarre il colore delle rose. Quindi possiamo mettere per esempio la chillea, che è un fiore che ha un profumo molto fra la camomilla ma più agrumato, e lo mettiamo sempre in infusione più delicata a 45-48 volumi alcolici. E questo lo teniamo ancora in infusione per 24 ore. Quindi abbiamo detto 4 giorni per le nostre radici, poi mettiamo quelle che sono le botaniche più ricche di oli essenziali, come può essere anche la salvia sclarea, gli agrumi, eccetera, e li teniamo per 2 giorni. Poi l'ultimo giorno mettiamo, diciamo, le botaniche amaricanti, e poi alla fine tagliamo con i nostri 5 cl di alcol con altri 5 cl di vino, quindi abbassiamo il volume alcolico, e ci mettiamo all'interno per 24 ore quelli che sono i nostri fiori, quindi le botaniche più delicate, e anche il ginepro, perché avendo questa parte amara all'interno non ama essere estratto in modo molto aggressivo. Mi raccomando, il ginepro non tagliatelo, non rompetelo, non contundetelo mai, perché altrimenti anche con un'estrazione delicata andrete a prendere l'amaro. Quindi la nostra infusione, che adesso fra una botanica e l'altra è qui da 5 giorni, la andremo a mettere all'interno del nostro vino. Quindi mettiamo il vino in una brocca, come abbiamo visto noi abbiamo scelto l'ortrugo perché è un profilo aromatico molto delicato ma erbaceo, a noi piace quindi questo confronto con la parte erbacea, e andremo a utilizzare un filtro in modo che, diciamo, la parte delle botaniche non vada nel vino e non vada a sporcarcelo, e lo andremo a fortificare. Nella, diciamo, preparazione del vermouth si usava anche mettere le botaniche all'interno del vino, ma proprio per non andarlo a sporcare e doverlo filtrare si utilizzavano dei sacchi, diciamo, di cotone, tipo le bustine del tè ma grandi, dove si mettevano dentro le erbe aromatiche e ogni tanto si muovevano, oppure questo modo sicuramente ci permette di lasciare il vino più pulito e di non dover poi filtrarlo. Quindi le botaniche venivano normalmente torchiate, noi abbiamo qua un torchio abbastanza grosso perché quando le botaniche sono un po' come una spugna, quindi assorbono molto l'alcol, e per l'alcol costa, quindi per tirar fuori l'alcol che se no sarebbe andato perso. Quindi abbiamo fatto la nostra fortificazione, secondo me questo metodo è il più pulito e il migliore, ma ripeto, si potrebbe fare anche un'infusione all'interno del vino, quindi fortificarlo e mettere le erbe aromatiche, però si perderebbe tutto quel gioco che abbiamo fatto utilizzando l'alcol 96 volumi alcolici, soprattutto per estrarre meglio quelle che erano le botaniche più forti. Quindi, una volta fatto questo, noi mettiamo via le nostre erbe aromatiche,
dobbiamo aggiungere quindi la parte di zucchero al nostro vermouth, quindi di dolcificante. Può essere anche non solo zucchero, ma può essere anche miele. Ma andremo a utilizzare quindi il fantastico sciroppo che ha fatto Eva, estraendo quindi questo bellissimo color rubino da quelle che sono i petali delle nostre rose che coltiviamo qua sul campo. Quindi prendiamo un barattolo, lo pesiamo, ok? Lo mettiamo sulla nostra bilancia. Per vedere, quindi, dobbiamo mettere all'interno del nostro litro di vermouth circa 50 grammi di sciroppo. Lo sciroppo in questo caso è uno sciroppo 3:1, dove la parte di acqua è stata sostituita con il vino, in modo da non andare ad allungare quello che è la parte del vermouth, che deve avere 75% di vino all'interno. Quindi metteremo un po' di più dei 50, ok? Ma comunque un vermouth dry non deve essere sopra i 50 grammi per litro, quindi potrebbe essere anche leggermente sotto. E andiamo a miscelare il nostro sciroppo all'interno del nostro vino. E guardate che bellissimo colore che sta prendendo. Io consiglio lo sciroppo in questo caso di rose per fare un vermouth rosso naturalmente, quindi utilizzando quindi il colore delle rose. Naturalmente questo, essendo un vermouth con poca dolcificazione, quindi all'interno viene utilizzato poco sciroppo, rimarrà più sull'aranciato e non prenderà un bel colore rosso. Un vermouth dry magari lo colorerei con lo zafferano, quindi andando a dare quel colore oro, anche leggero, che migliora quello che è il colore del vino. Però comunque il colore è sempre molto interessante. Adesso andiamo a sciogliere bene lo sciroppo. Lo zucchero comunque all'interno del vermouth si mette nel vino, perché lo zucchero non si scioglie nell'alcol. Noi in questo caso avevamo già preparato uno sciroppo, ma potete mettere, se non volete dare nessuna colorazione, anche lo zucchero direttamente nel vino. Vedete che anche con 50 grammi per litro ha preso un colore molto particolare, tendente al rosso. Quindi il nostro vermouth in questo caso è pronto, potremo solamente andare ad assaggiarlo in questo caso e come avete visto sì, non è semplice ma si può fare. Se nella preparazione diciamo del vermouth che avete qualche dubbio potete scrivermelo qui sotto ai commenti del video, altrimenti io metterò le ricette sia del vermouth e dell'amaro nella box che uscirà fra qualche settimana, dopo che avremo fatto anche il video sulla produzione degli amari. E adesso non mi resta che andarlo ad assaggiare. Devo dire che è veramente buono. Ha quella parte di amaro, ma rimane molto aromatico, si sente ancora, si amalgama bene il sapore del vino, dello sciroppo, delle erbe aromatiche. Sul vermouth dry può essere interessante anche fare un invecchiamento. Ok? Perché i vermouth dry che sono avevano questa tradizione di avere anche questi sentori di invecchiamento e si potrebbe utilizzare in questo caso anche giocare su delle botti un po' particolari, magari botti in cui è stato invecchiato del whisky o botti in cui è stato invecchiato del brandy, oppure anche una botte, non dico vergine, ma che con l'invecchiamento, con il legno, gli dia qualcosa in più. Proprio perché il vermouth aveva sul dry questa tradizione di avere questi sentori, diciamo, di invecchiamento che venivano utilizzati anche usando un invecchiamento un po' velocizzato tramite un metodo con cui si scaldava il vino all'interno delle botti. Comunque è molto buono, devo dire che il nostro ortrugo ci sta benissimo, ma è sicuramente molto molto interessante. Provate a casa, mi raccomando utilizzate un vino trebbiano, ho utilizzato un vino comunque delicato come profilo aromatico, se fate un vermouth diciamo classico potete usare anche un moscato, quindi un vino anche più tendente al dolce, perché in quel caso lì c'è molta più dolcificazione, quindi si usano magari botaniche tipo la cannella, chiodo di garofano, quindi molto più
forti come sapore, il vermouth invece dry o extra dry sono più delicati e hanno bisogno quindi di una fortificazione, un'aromatizzazione molto più particolare. Infatti a me interessa molto utilizzare questo tè affumicato perché gli voglio dare anche questo sentore di affumicato, proprio perché riprende quello che è l'invecchiamento nelle botti, quell'ossidazione, quel sapore di ossidazione che veniva dato a questa tipologia di vermouth. Quindi qui abbiamo il nostro Arsenzio Romano, che noi coltiviamo qua sui campi, che è il protagonista comunque di questo prodotto. Spero di essere stato bravo a spiegarvi una preparazione liquoristica che molti sottovalutano, ma che è molto molto complessa. Io vi ho fatto vedere un metodo, ma ce ne sono tanti, come vi spiegavo, sia mettere infusioni le erbe aromatiche direttamente in vino, addirittura esistevano dei preparati già pronti, perché anche nel vermouth c'erano aziende che facevano già delle preparazioni pronte, quindi degli alcolati che devono essere sempre di origine naturale, ma già pronti col profilo aromatico delle spezie del vermouth, che poi venivano solo magari un po' modificati dal cliente. Ma io vi ho fatto vedere com'è il mio metodo utilizzando le botaniche e soprattutto giocando con i volumi alcolici. Quindi, che dire, qui sui campi dell'azienda agricola Chez Moonshine, anche questa volta spero di avervi fatto una cosa gradita per farvi vedere un prodotto liquoristico nuovo, diverso dal solito gin che abbiamo qua sul canale. Arriveremo con l'amaro, quindi io vi saluto e vi ringrazio e vi dico ancora buon vermouth a tutti. E adesso mi vado a bere una pinta di vermouth. Ciao!